Ben ritrovati amiche e amici passioniteristi in questo nuovo episodio di oggi, aggiornamento di Calciomercato Inter, che apriamo con una notizia importante che riguarda Luis Enrique. Secondo più fonti, l'Inter è ad un passo dall'accordo con il giocatore brasiliano del Marsiglia, che potrebbe essere quindi il secondo acquisto dell'Inter in vista della prossima estate, dopo quello del centrocampista Petar Sucic, già prelevato dalla Dinamo Zagabria, che arriverà a giugno per poi volare con l'Inter al Mondiale per club. La notizia su Luis Enrique arriva da più fonti, come detto, in particolare dal giornalista esperto di mercato che penso conoscerete, Fabrizio Romano, ma anche altri noti giornalisti di mercato. Anche la Gazzetta dello Sport in queste ore sta confermando, con una precisazione importante. È il giocatore, è Luis Enrique ad aver detto sì all'Inter, ad aver scelto il progetto Inter, e sarebbe vicino ad un accordo per quanto riguarda il contratto, durata e ingaggio, quindi che andrebbe a firmare eventualmente con l'Inter, ma bisogna ancora trattare con il Marsiglia, un Marsiglia che con l'Inter ha dei buoni rapporti. Con Inter e Marsiglia hanno già fatto delle operazioni da Correa a Carboni nelle ultime finestre di mercato, ma è un Marsiglia che tiene molto alta ancora l'asticella del prezzo di questo giocatore, cercando di far leva anche sull'interessamento di altre società importanti, soprattutto dall'Inghilterra, mentre il Bayern Monaco sembra un pochino in secondo piano in questo momento. La cifra che chiede il Marsiglia è di circa 30-35 milioni di euro, mentre tra bonus e tutto quanto, quindi come cifra complessiva per questo esterno classe 2001, mentre l'Inter vorrebbe spendere meno, attorno ai 20-22, c'è chi dice anche 25 milioni di euro, mettendo dentro tutti i bonus. Quindi si ragionerà molto su questo, soprattutto appunto sui bonus e sui vari premi, e c'è chi dice anche che si potrebbe intavolare qualche scambio, visti anche appunto i rapporti buoni che ci sono tra i club. Di Luis Enrique, come giocatore, come caratteristiche, ho già parlato in un altro contenuto che vi lascio nei link che trovate poi sul nostro canale. Intanto però questa è una notizia veramente pesante, veramente importante, che arriva poche ore dopo il passaggio del turno in Champions League contro il Bayern Monaco e l'approdo quindi in semifinale, una semifinale che vale assolutamente un mi piace. Quindi se non l'avete ancora fatto, clic sul tasto iscriviti, così continuiamo a crescere e continuiamo a far salire anche il volume di questo canale. Siamo quasi a 80.000 su YouTube e vi ringrazio per il grande supporto che ci state dando in questi giorni e non solo. E questo passaggio del turno è un passaggio del turno storico per tanti motivi, a partire dal risultato di campo. Chiaramente tornare lì in semifinale dovrebbe essere la 10ª semifinale nella storia dell'Inter, che nelle ultime 3 stagioni ci torna per 2 volte, 2023 e 2025, quindi rendiamoci bene conto di che momento stiamo vivendo all'Inter. In più, extracampo, grazie anche a questo nuovo format della Champions, l'Inter ha già stabilito il suo record storico di incasso da una singola edizione di Champions League, perché il precedente record erano i 101 milioni incassati con la finale raggiunta nel 2023. Grazie a questo nuovo format, come detto, più ricco e con più partite, l'Inter si è già assicurata, arrivando in semifinale, circa 115 milioni di euro, euro più, euro meno, solo dai premi UEFA. Quindi senza contare tutto quello che è il bonus dai vari sponsor, gli incassi da stadio, soprattutto come sapete, nella gara col Bayern di ritorno l'Inter ha incassato oltre 10 milioni di euro, secondo miglior incasso di sempre nella storia nerazzurra, con la prospettiva di fare ancora meglio, ci si augura, nella semifinale col Barcellona, che si giocherà al ritorno in casa. Significa con queste cifre che verosimilmente il bilancio dell'Inter di quest'anno chiuderà in attivo. È un Inter che partiva in questi anni da meno 246, meno 140, meno 85, meno 36 nell'ultimo bilancio. Ora finalmente si rivede la luce, si torna in attivo e si parla di un potenziale almeno più 30 come attivo di bilancio, e forse anche di più. Non sono soldi chiaramente che andranno tutti sul mercato per fare colpi incredibili, ovviamente, quindi questa cifra contestualizziamola sempre bene, ma anche da questo incasso ci ricolleghiamo alle parole del presidente Marotta delle scorse ore, un presidente che intanto ha ribadito grandissimi complimenti a Simone Inzaghi, lo ha esaltato enormemente, quindi salvo veramente clamorosi colpi di scena va verso il rinnovo di contratto, nonostante in queste ore sia tornato alla carica soprattutto l'Al Hilal, se ne sta parlando tanto, con un intermediario di questa squadra saudita che pare sia pronto ad offrire addirittura 20 milioni di euro all'anno a Simone Inzaghi, che con l'Inter
con il prossimo rinnovo dovrebbe guadagnarne circa 7, quindi quasi il triplo rispetto a quello che mette sul piatto l'Inter. Al Hilal, che era anche la società interessata a Barella, che Barella ha rifiutato. C'è qualcuno che dice anche occhio eventualmente al Real Madrid che saluta Ancelotti, che ha bisogno di un gestore di tante stelle, però ecco, salvo colpi di scena, l'Inter ha intenzione di blindare Inzaghi e lo vuole fare subito dopo la fine di questa stagione. Ma tornando al mercato con le parole di Marotta, ne abbiamo parlato anche in diretta, ma poi volevo approfondire un po' perché nel pre-partita di Inter-Bayern il presidente, se avete sentito, mi sono preso il suo virgolettato, eccolo, sul mercato ha detto: "Il nostro piano per il futuro dell'Inter è ben definito a prescindere da quello che sarà l'esito di questa stagione. Abbiamo la tranquillità economica che è importante, abbiamo la tranquillità economica, lo sottolineo, e quindi potremo fare investimenti mirati. Dobbiamo avere uno zoccolo duro di italiani e ringiovanire la rosa. Dobbiamo creare patrimonio, ma mixando giovani prevalentemente e meno giovani. L'esperienza è importante." Questo è il messaggio di Beppe Marotta, un tema che abbiamo affrontato più volte, dello zoccolo duro, del ringiovanire la rosa, che lo dice, lo ribadisce sempre, dice tranquilli, ringiovaniamo la rosa, continua a ribadirlo ad ogni intervista, creare patrimonio, ma facendo mix di giovani e meno giovani. In questa intervista però, come detto, come ho sottolineato, ha aggiunto un passaggio significativo, quello della tranquillità economica, appunto. Ho avuto, non so voi, ma un brividino quando quando ho sentito questa parola, perché non sono più abituato a pensare ad un Inter con tranquillità economica e quindi capacità anche di andare a fare spesa e di fare un mercato un pochino più aggressivo, come l'Inter sta facendo appunto in questo momento. E i maligni diranno che non è così una buona notizia, perché l'Inter ha fatto grandi cose nei periodi di ristrettezza, mentre diversi colpi che sono stati costosi sono stati poi sbagliati o non hanno reso secondo le aspettative. Però oggi l'Inter, permettetemi, non so che ne pensate, è un'altra cosa. Ha un gruppo solido, fortissimo di gente di livello internazionale, a cui puoi aggiungere delle pedine per dare freschezza e che possono crescere con relativa calma, che all'Inter non è mai totale, perché c'è sempre un po' di fretta chiaramente all'Inter, ma li puoi aspettare un attimino di più in questo momento, avendo un bel gruppo consolidato. E lo vediamo poi anche che l'Inter sta ritrovando la via di un mercato appunto più aggressivo, perché come dicevo 2 settimane fa circa, se non ricordo male, in un altro contenuto, dopo Sucic tratta Luis Enrique e non ha ancora venduto nessuno e non ha nei piani di fare una cessione pesante in questa finestra di mercato, a meno che non arrivino grandi offerte per giocatori che possono partire o qualche voce che sta girando anche su Bissek, a fronte di un'elevatissima offerta superiore ai 30, forse anche ai 40 milioni di euro, potrebbe essere valutata. Però ecco, al di là di questo, l'Inter intanto, rispetto a prima che esce uno, allora può entrare uno, sta cercando appunto di andare ad aggredire il mercato fin da subito. E anzi, addirittura qui attenzione anche a quello che può succedere in attacco, perché l'Inter, da quello che abbiamo percepito, ne abbiamo parlato l'altro giorno, al mondiale per club secondo me vuole portare anche un nuovo attaccante in più da acquistare proprio prima del mondiale, e i principali nomi che girano li sapete, li abbiamo già fatti. Uno è quello di Jonathan David, soprattutto, che è in scadenza di contratto con il Lille, ha delle richieste molto elevate a livello di ingaggio, però per il momento non ha trovato l'accordo con nessuno, quindi a un certo punto anche lui dovrà scendere un po' a compromessi, allora l'Inter può tornare assolutamente alla carica. E attenzione, perché è vero che si libera luglio, ma c'è la finestra di mercato dal 1° al 10 giugno, secondo me forzando un po' con il Lille si potrebbe trovare un accordo anche per liberarlo prima eventualmente. C'è il nome di Castro del Bologna, che tra poche ore sfideremo e affronteremo, che è sempre a tener d'occhio, oltre a quello di Krstovic che vi avevo anticipato diverse settimane fa. Ma attenzione, perché il nostro collega Maurizio Russo, che cercherò di portarlo sul canale, comunque sempre molto ben informato, ha delle fonti in Germania. Nelle scorse ore mi diceva occhio, teniamo d'occhio il Borussia Dortmund, perché senza Champions League soprattutto il Borussia dovrà vendere, avrà bisogno di fare delle cessioni, e lì allora attenzione non tanto a Guirassy, che ha una clausola molto alta, penso che andrà in Premier League a quelle cifre, quanto piuttosto ad un Adeyemi, per esempio, che
che all'Inter piace da tanto tempo, come caratteristiche è un tipo di giocatore che ci manca, e poi classe 2001 è un giocatore anche molto da Octree come tipo di progettualità, già con uno spessore internazionale, e era stato cercato anche dalla Juventus o dal Napoli per sostituire Kvara. L'Inter sta cercando negli ultimi mesi, anni, anzi anche negli ultimi mesi soprattutto, ecco, dei giocatori che possono essere anche degli esterni offensivi di grande gamba, di grande rapidità, riconvertiti però poi più attaccanti, come aveva provato a fare per esempio con Gudmundsson, come magari aveva provato a fare anche con Asensio, per cui vediamo. Nel frattempo, per chiudere un po' anche sul mercato, a proposito di mercato, c'è l'agente Pastorello che è molto attivo con l'Inter. Anche Sky in queste ore stava confermando che l'Inter sta valutando di confermare in rosa sia De Vrij che Acerbi, e questo è un tema che lo so che accenderà tanti commenti. Il finale di stagione che stanno facendo sicuramente riaccende molto la candidatura dei due giocatori, con Acerbi che ha già un contratto fino al 2026 con una clausola che permetterebbe all'Inter di rescinderlo in anticipo. De Vrij invece scade nel 2025, ma potrebbe essere prolungato sfruttando una clausola. Al momento De Vrij non ha sul tavolo, da quello che abbiamo capito, delle offerte che lo possano convincere a lasciare l'Inter, per cui darebbe ancora la disponibilità all'Inter, che deve prendere una decisione. A quanto pare la decisione potrebbe essere quella del doppio rinnovo con la conferma di entrambi. Ecco, dopo quello che abbiamo visto quest'anno, secondo me sarebbe un po' un rischio ripartire di nuovo con loro due con un anno in più, detto che la carriera dei difensori si sta allungando molto e il finale di stagione, appunto, come dicevo, li sta confermando sicuramente come di spessore di livello. Se li vuoi confermare, secondo me però almeno devi un pochino cautelarti andando a prendere anche un altro giocatore che possa essere pronto subito e da far crescere proprio con loro, per poi raccoglierne l'eredità. Forse certo comprare subito oggi un nuovo difensore centrale con tutte le altre operazioni che l'Inter ha in mente di fare non è così semplice, però è un reparto importante, così come sarà importante decidere cosa fare per esempio con altri giocatori importanti come Mkhitaryan, ha parlato nei giorni scorsi prima del Bayern, aveva detto addirittura magari mi ritiro a fine stagione. Ecco, dubito, però il sostituto di Mkhitaryan è un ruolo delicato che Zielinski deve confermare di poter fare, cosa che secondo me può fare, ma deve confermare di poter fare, altrimenti anche lì serve un innesto forte. Sugli esterni serve un rinforzo di spessore, vediamo se sarà appunto Luis Enrique, e poi anche in attacco dopo anni bisogna davvero alzare l'asticella alle spalle dei due titolarissimi, e l'Inter sembra proprio intenzionata a farlo. Siamo comunque di fronte ad un mercato che si preannuncia molto caldo, e allora nel club di Passione Inter trovate anche la sezione scouting, dove in questi giorni ci stiamo confrontando su tante notizie, su tanti temi di mercato e non solo, per cui io vi ricordo passioneinter.club, la nostra community con interisti da tutto il mondo, per analizzare le notizie, per vivere l'Inter insieme a tutti noi e per sostenere il nostro progetto. Quindi vi aspetto con il link in descrizione per entrare a far parte del club, e vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.